E signori, benvenuti su questo canale e su questo video. Oggi vi andrò ad illustrare 9 che possono essere secondo me definiti consigli fondamentali per il passeggero per volare in aereo, prendendo quindi le compagnie aeree. In questo caso parliamo di Ryanair perché per la mia esperienza personale volo con questa compagnia molto spesso in una settimana per ragioni lavorative, quindi questi consigli si applicano ovviamente nel mio caso personale per la compagnia Ryanair. Credo che possano essere tranquillamente trasportati su qualsiasi altro discorso di compagnia aerea, ma non voglio sbilanciarmi troppo, insomma. Nel caso ditemelo voi nei commenti se vi ritrovate anche in altre compagnie, nel caso in cui voliate con altre compagnie. Ma partiamo subito. E il consiglio numero 1 riguarda la carta d'imbarco. Questo perché spesso diversi passeggeri si dimenticano che la carta d'imbarco viene chiesta anche a bordo dell'aereo. Quello che quindi vi consiglio di fare è tenerla sempre a portata di mano anche dopo aver superato il gate, per poterla poi mostrare anche una volta a bordo dell'aereo agli assistenti di volo. Non è necessario avere anche un documento, ma soltanto la carta d'imbarco, quindi per risparmiare un po' di spazio, senza aggiungere un documento con la carta d'imbarco, ma soprattutto per risparmiare tempo sia per voi che per i passeggeri dopo di voi che devono ancora salire sull'aereo, vi consiglio di tenerla sempre a portata di mano, in tasca o nel vostro giubbotto o in qualsiasi posto facile da poter prendere. Il secondo consiglio invece riguarda il discorso dei posti e in particolare della prenotazione dei posti. Per chi non lo sapesse, il sistema di collocamento automatico dei posti Ryanair, se prenotate con più di una persona, quindi se siete 2, 3, 4, 5 persone a viaggiare insieme, ma non prenotate il posto, il sistema di collocamento automatico tenderà sempre ad assegnarvi posti lontani tra loro nella cabina. Questo per invogliare chiaramente noi passeggeri a prenotarli in un secondo momento quando ci ricapiterà la stessa situazione. Quello che vi consiglio quindi è, se si tratta di un volo davvero lungo, se si tratta di una necessità, se vogliamo così definirla necessità, quella di voler stare vicini, a fianco, nello stesso posto, con i vostri amici, con i vostri familiari per tutta la durata del volo, piuttosto che andare a rischiare di chiedere a bordo agli assistenti di volo di trovare una soluzione per questa cosa, piuttosto che stare a chiedere agli altri passeggeri una volta a bordo di poter cambiare posto con loro, chiaramente, quello che vi consiglio è prenotate i posti con il check-in, nel momento in cui fate il check-in. Si tratta di un minimo costo in più che può dare da 1,50 €, 2 euro credo, fino ai 4, ma è un costo complessivo, non va per singolo sedile, e in questo modo sarete certi di essere vicini per tutto il corso del volo e potrete anche scegliere chiaramente i sedili nel quale potervi posizionare voi stessi. Ma signori, passiamo adesso al consiglio numero 3, anche in questo caso si parla di posti e di una sorta di clausola al punto precedente, ovvero nel caso in cui si venga a verificare una condizione che ci permette di cambiare posto una volta a bordo, quello che consiglio è farlo preferibilmente dopo il decollo. Questo perché dopo il decollo non si andranno ad aggiungere minuti di ritardo che invece si aggiungerebbero se si è a terra nell'intenzione di cambiare posto, perché chiaramente non si tratterà mai di una sola persona che vorrà cambiare posto e che lo farà, ma si tratterà di più persone, quindi chiaramente tra uno spostamento di una, tra lo spostamento di un'altra, è chiaro che i minuti si aggiungono facilmente alla puntualità effettiva del volo. Quindi per evitare ritardi del vostro volo, ma anche dei voli successivi al vostro, quello che vi consiglio è farlo dopo il decollo. Passiamo quindi al consiglio numero 4, anche in questo caso si parla di posti.
in relazione però a chi viaggia da solo, quindi ai lupi solitari, tra virgolette. Per chi non lo sapesse, il sistema di collocamento automatico Ryanair consente da 4 giorni prima della data del volo fino alla data stessa di effettuare il check-in vedendosi assegnato un posto gratuito. Si tratta quindi di un semplice modo per evitare il minimo costo di prenotazione del sedile per chi non tiene particolarmente a prenotare uno specifico posto all'interno della cabina, chiaramente. Per chi invece è particolarmente attaccato a magari il posto nelle prime file o il posto nelle ali o magari al finestrino, è chiaro che è preferibile anche in quel caso lì effettuare la prenotazione, perché non si può mai sapere aspettando fino ai 4 giorni prima dove effettivamente ci verrà assegnato il sedile. Ma passiamo al consiglio numero 5, cambiando argomento e toccando secondo me uno dei punti più importanti nella lista, che è quello delle cappelliere. Signori, chiariamo subito una cosa: le cappelliere non sono degli armadi personali. Dunque, a bordo la capienza di un aereo Ryanair è fino ad un massimo di 189 passeggeri, quindi rendiamoci conto che il posto per le valigie di tutti in ogni caso non ci può essere. Quindi, per evitare ulteriori ritardi, per evitare che anche a bordo vengano taggate ulteriori valigie come viene fatto al gate, quello che consiglio, ed è un consiglio davvero dal cuore, è di mettere soltanto le valigie o gli zaini da escursione, ovvero gli zaini che vanno dai 60, 70 fino agli 80 litri. Mentre zainetti da scuola, borsette, sacchetti del duty free sono tutte cose che possono essere tranquillamente riposte sotto al sedile di fronte al vostro, per massimizzare la capienza delle cappelliere senza occupare spazio superfluo e per lasciare così spazio per le valigie di tutti, senza dover creare ovviamente ritardi, sia per voi che per coloro che verranno dopo di voi. Chiaramente nel caso in cui poi una volta finito l'imbarco ci sia spazio libero, nessuno vi impedisce di riporre in quello spazio libero tutte le vostre borse e zainetti, ma nel momento in cui entrate in aereo abbiate la gentilezza e anche l'accortezza di seguire questo consiglio. Passiamo adesso al consiglio numero 6 e abbiamo tirato fuori anche la seconda mano per indicare, e si tratta qui di un argomento diverso anche in questo caso, ovvero l'argomento bagni. Può sembrare stupido per alcuni, ma quello che consiglio è di utilizzare il bagno in aeroporto se avete urgenze di quel tipo, perché spesso una volta saliti a bordo non sarà immediatamente possibile usare i servizi igienici dell'aereo. Questo perché molto spesso prima di partire all'aereo viene fatto rifornimento per fare pieno di carburante proprio per la durata del viaggio, per poter partire effettivamente con la giusta quantità di carburante. Passiamo al consiglio numero 7, e qui si parla invece di messa in sicurezza della propria postazione in un certo senso, ovvero la solita pappardella che viene ripetuta prima di decollo ed atterraggio, quindi allacciarsi la cintura, riporre il tavolino verso l'alto, abbassare il poggiabraccio ed alzare il finestrino. Vi consiglio di farlo in anticipo, nel momento in cui viene effettivamente fatto l'annuncio, per essere già pronti nel momento in cui gli assistenti di volo passeranno nelle loro zone competenti per controllare che sia effettivamente tutto in regola. Si tratta di un gesto di rispetto verso il loro lavoro, ma anche un gesto di accortezza da parte nostra come passeggeri. Passiamo adesso al consiglio numero 8. In questo caso si tratta di un consiglio come il precedente più marginale, ovvero dal momento in cui molto spesso una volta decollati il sistema di condizionamento di bordo è per i più dei passeggeri un pelo più alto della norma e quindi per i più dei passeggeri è molto fresco o addirittura freddo a bordo, quello che vi consiglio di fare è tenere sempre una felpa o una giacca leggera, dipende quanto sensibili al freddo siete,
sempre a portata di mano. Nel caso in cui appunto vi ritroviate a soffrire troppo il condizionamento, potrete quindi tranquillamente in questo modo coprirvi senza dovervi alzare, aprire la cappelliera, cercare magari nel vostro bagaglio, nella vostra valigia, nel vostro zaino, ma ce l'avrete pronta a portata di mano. Passiamo al consiglio numero 9, siamo arrivati ormai al capolinea di questo video di informazione e l'argomento in questo caso è la spazzatura. Per alcuni potrà sembrare una cosa stupida o fin troppo scontata, ma ci tengo a precisarla. Fate attenzione, ve lo consiglio davvero, fate attenzione a cosa lasciate a bordo una volta aver lasciato l'aereo. Questo perché chiaramente lasciare spazzatura a bordo non si tratta soltanto di un segno di mancanza di rispetto per chi ci lavora, gli assistenti di volo, ma anche il personale di terra degli aeroporti che a fine giornata devono pulire e rifornire gli aerei, ma anche una mancanza di rispetto soprattutto verso i passeggeri che dovranno prendere quell'aereo dopo di voi. Anche in questo caso si potranno evitare ritardi per i voli successivi, perché chiaramente pulire l'aereo nel caso in cui sia troppo sporco richiederà tempo in più. Detto ciò, signori, con questo si chiude il nono consiglio. Ovviamente una sorta di ciliegina bonus è sempre, nel caso in cui abbiate qualsiasi dubbio, non abbiate timore di chiedere agli assistenti di volo, sono lì proprio per assistere, sono assistenti e sono lì per voi, quindi non temete, chiedete quando avete dei dubbi e per il resto, che dire. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento se avete altre curiosità, se siete d'accordo con questi consigli di condividere il video con i vostri amici o chi magari conoscete che viaggia molto, e se siete interessati a questo tipo di contenuto ovviamente vi invito anche ad iscrivervi al canale. Per qualsiasi ulteriore domanda commenti sotto e magari farò un successivo video in cui rispondo anche alle vostre domande. Ciao ragazzi! Nope.